Benvenuto su Black and White, io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da molti anni e qui su questo canale voglio condividere con te tutorial e consigli su questo argomento. Nel video di oggi andremo a parlare ancora una volta di saldatura, quindi come in tutti i miei video sulla saldatura devo fare la solita premessa, ovvero che questo argomento è molto vasto e davvero complesso. Infatti ogni singola saldatura è diversa dalle altre perché questo dipende dalla forma che si vuole ottenere, dalla forma dei pezzi che si devono saldare, da quante saldature si devono fare e da altre mille variabili che adesso non mi vengono in mente. Quindi quello che andiamo a fare oggi è un perno su una lastra che è abbastanza comune, quindi spero che possa esservi utile per le vostre lavorazioni. È sicuramente uno dei video tutorial che mi avete chiesto più spesso, quindi ogni singolo passaggio lo spiegherò nei minimi dettagli così da poter essere più chiara possibile. Ma se avete dubbi o richieste su questo argomento vi invito a scrivere un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto e soprattutto seguitemi su Instagram se volete conoscermi meglio. Ora vi lascio al tutorial. Sto editando i video sulla saldatura e mi piacerebbe aggiungere questa piccola parentesi sulle misure di sicurezza. Io nei miei video non ve ne parlo perché non ho le competenze per poterlo fare, quindi anche se utilizzo un certo tipo di mascherina e delle misure di sicurezza minime, non voglio consigliarvele perché non mi sento sicura. Quindi quello che vi consiglio è di rivolgervi a un esperto, di informarvi il più possibile così da procedere in totale sicurezza. Oggi nuova inquadratura per farti vedere bene come si salda questo pezzettino. Allora, prima di tutto ti dico che tutti gli attrezzi e i materiali che vado ad utilizzare sono ben spiegati in questo video che ti lascio nelle schede e sotto in descrizione, dove appunto spiego quali utilizzo io per saldare in casa. Ti consiglio di guardarlo se ancora non l'hai fatto perché appunto vado a spiegare nel dettaglio quello che andiamo a utilizzare qui e sicuramente è molto utile per questo video. Quello che andiamo a saldare è questo quadratino di lastra da 0,4 mm di ottone con il suo perno, quindi da 0,9, perché se già mi conosci sai che tutti i perni e le monachelle devono essere da 0,9 mm. Tra l'altro riguardo a fili, ai fili e gli spessori e dove li acquisto ti lascio il link in descrizione del mio articolo blog dove ne parlo nel dettaglio. Anzitutto dobbiamo preparare queste due parti, dobbiamo pulirle bene in modo tale che la saldatura scorra bene e non ci siano pezzi grassi che vadano a intaccare la saldatura durante la lavorazione. Quindi come prima cosa sistemo il mio filo, lo vado a limare bene. Adesso te lo faccio vedere così, ma in realtà la mano deve stare bloccata su un tavolo. Per quanto riguarda il quadrato, che in questo caso non è nemmeno lavorato, è uno scarto che avevo in precedenza, lo vado a smerigliare bene da un lato, così da togliere tutto il grasso della lavorazione con le mani e con i vari materiali. Adesso prendo il mio mattone refrattario, vado a posizionare sopra il mio pezzo e il filo che adesso da un lato, come vedi, è piatto. Ora, visto che il filo devo posizionarlo così, mi aiuto con le pinze queste qua, che trovi sempre nel link in descrizione. Quindi posizionerò le pinze, ma prima ancora metto un po' di borace sul filo, anche se poi andrò a metterla di nuovo, così so che sotto al filo c'è la borace, e poi lo vado a posizionare nel punto dove voglio che vada il perno. Aggiungo la borace su tutta la circonferenza del filo e vado a seccarla con la fiamma. Allora, adesso
Anzi, prima di spiegarti che cosa faremo con la fiamma, vado a prendere un paglioncino e lo posiziono qui davanti. Ora dobbiamo scaldare tutto il pezzo uniformemente ed è molto difficile perché abbiamo una lastra molto grande che è tra l'altro posizionata sul mattone refrattario, quindi prenderà molto meno calore rispetto al filo che è sottilissimo e prenderà calore immediatamente. Quindi cosa andrò a fare? Con la mia torcia andrò prima a creare una fiamma morbida, non troppo potente, così da scaldare lentamente tutto il pezzo, ma soprattutto la lastra. Quando sarà bella calda non mi preoccuperò del filo perché sicuramente già sarà scaldato, ma se sarà necessario andrò a fare una fiamma più corta, quindi più potente, per far scorrere la saldatura dove voglio. Per capire come regolo la fiamma ti consiglio di guardare il video che ti ho suggerito prima, quindi quello sulle attrezzature e materiali da utilizzare per la saldatura. Comunque basterà semplicemente regolare questa rotellina. In questo caso sicuramente dalla telecamera non si vede, ma la saldatura ha scorso, ma non su tutto il perno. Quindi che succede? Semplicemente vado a ripetere le operazioni che ho fatto precedentemente. Vado a mettere un altro paglioncino così da essere sicura che vada esattamente dove voglio. Ok, adesso si è saldato bene, non so se si vede perfettamente dalla telecamera, però la saldatura ha scorso esattamente dove volevo, quindi su tutto il perno e su tutto il pezzettino della lastra che volevo saldare. Quindi è sicuramente solido adesso. Lo lascio freddare. Adesso lo vado a mettere nella soluzione di acido e sale così da togliere l'ossido e sicuramente si vedrà meglio la saldatura. In ogni caso, come tutte le lavorazioni di questo tipo, oltre alla pulizia dell'ossido va limato bene e smerigliato tutto il pezzo e poi si passa alla lucidatura. In questo caso non lo farò perché è semplicemente un esempio. E in questo caso il perno ovviamente è molto più lungo rispetto a quello che serve e sicuramente lo sentirai molto molto morbido, ma è normale perché è cotto.
nel momento in cui lo andrai a lavorare, quindi per esempio lo tagliamo, poi si va bene a limare e quant'altro, questo perno è già molto più solido. Come al solito spero che questo video ti sia stato utile, fammelo sapere tramite un commento e un mi piace per supportare questo canale. Noi ci vediamo il prossimo venerdì, sempre alle 14, con un nuovo video tutorial. Ciao!